Salve gente, bentornati sul canale del Geek Imperfetto. Finalmente è arrivato il momento di parlare del nuovo film di Demon Slayer Infinity Castle. Scusate il ritardo, ma qui in Francia purtroppo è uscito solo il 17 settembre, ma meglio tardi che mai, no? Comunque, devo proprio dirvelo, aspettavo questo film con un'emozione e un'ansia pazzesca fin da quando è finita la stagione precedente, ovviamente. E per chiarezza, no, non ho letto il manga, ma ho seguito l'anime fin dal suo esordio, spinto dal fatto che dietro ci fosse uno dei miei studi d'animazione preferiti, ovvero Ufotable, che stranamente non ho scoperto grazie a Fate, ma con un titolo forse un po' più atipico, ovvero God Eater. Ma torniamo a noi. L'ultima stagione di Demon Slayer ci aveva lasciato col fiato sospeso, hanno praticamente fatto di un allenamento un intero arco narrativo, lasciandoci con un climax finale degno di un coito interrotto. E lì i produttori devono aver pensato: «Hey, perché non facciamo una trilogia di film invece che chiudere con una stagione finale?» E mio malgrado, non so se ispirandosi a Shingeki no Kyojin, ma ci avevano visto giusto. Il film infatti ha superato i 480 milioni di dollari nel mondo, rendendolo di fatto il film forse più di successo di quest'anno e ha battuto addirittura il record di apertura negli Stati Uniti detenuto da Pokémon, il primo film. Dati del genere fanno immaginare quindi un film da 10 su 10, giusto? Nì. Accessing Multiverse. Alt, prima che mi mandiate lettere minatorie o formiate un altro gruppo di haters, lasciatemi spiegare. Sul piano tecnico il film è davvero impressionante. Le stesse squadre delle stagioni precedenti hanno secondo me lavorato a ritmi da lavori forzati, visto lo strepitoso risultato. La CGI inoltre viene descritta da tante testate giornalistiche come indistinguibile dal 2D, anche se personalmente sono d'accordo solo in parte. Qualche esplosione e qualche piccolo effetto visivo mi ha convinto un poco meno del resto, ma resta comunque un lavoro eccelso. Il team 3D inoltre ha secondo me sfruttato in modo ottimale il rendering procedurale per dare al Castello dell'Infinito una profondità visiva che trasmette davvero l'idea di uno spazio senza confini, mentre le inquadrature a 360 gradi su binari digitali hanno reso un senso di vertigini davvero realistico e sinceramente la qualità e il risultato finale è tale che ogni frame del film può essere tranquillamente utilizzato come wallpaper o poster da incorniciare. E non parliamo del comparto audio, ragazzi, è da pelle d'oca. La colonna sonora riesce ad adattarsi in tempo reale alla scena con cambi fluidissimi, sincronizzati a spade e tecniche speciali. Sarò sincero, raramente mi sorprende così tanto il sound design, ma qui riesce letteralmente a scuotervi l'anima. Sul piano tecnico è probabilmente uno dei film animati meglio realizzati che io abbia mai visto. Una cosa che ho apprezzato tantissimo inoltre è stata la scelta di iniziare in medias res. Si parte infatti direttamente da dove ci eravamo lasciati con la stagione finale, senza praticamente perdite di tempo. Ora, la cosa però è stata fantastica per chi come me e tanti altri era aggiornato, per gli altri un poco meno, come la mia fidanzata. Per lei infatti l'assenza almeno di un piccolo recap si è fatta sentire, ma con la scusa ci stiamo facendo un bel rewatchone delle stagioni precedenti. Il film dura circa 2 ore e mezza e, dato che qui in Francia non esiste primo e secondo tempo, è stato l'equivalente di un sequestro di persona che non vedevo forse dai tempi di Endgame. A tratti il film sembra essere un montaggio di più episodi dell'anime, infatti se avessero posizionato in certi punti opening o titoli di coda, la cosa non avrebbe stonato nemmeno troppo. Inoltre, all'interno del film c'è una tecnica, attenzione, tipica
della narrazione di Demon Slayer, ma di cui forse qui si è fatto un tantino abuso. E sto parlando dei flashback durante il combattimento. Ora, nonostante uno in particolare ci abbia fatto empatizzare con un personaggio che fino a 5 minuti prima volevamo malamente vedere crepare tra atroci sofferenze, il modo in cui sono stati piazzati e anche la loro durata, a volte spezza un po' troppo secondo me il ritmo del film, oltre che risultare un po' pesanti. Le battaglie invece sono pura goduria visiva e sonora. Sono state coreografate in un modo eccelso, con scontri contro le lune superiori che vi fanno davvero venir voglia di firmare immediatamente una petizione per aumentare gli stipendi degli animatori di Ufotable. Peccato solo che sul piano narrativo certi personaggi, nonostante l'allenamento della stagione precedente, tornino sempre agli stessi vecchi schemi e sinceramente mi sarebbe piaciuto vedere un po' più di evoluzione sotto quel punto di vista, anche perché il film non è che vada così avanti con la trama, è principalmente azione e scontri, anche se, attenzione, nonostante in alcuni momenti la tensione si possa letteralmente tagliare con una spada, ci sono anche dei bei momenti di respiro con alcune gag e i flashback di cui vi parlavo prima. Una cosa che invece mi ha piacevolmente sorpreso è stata l'esperienza in sala. Cioè, nonostante non fosse il primo spettacolo della giornata, il cinema era strapieno, con gente venuta addirittura in cosplay o magliette a tema, ed è la prima volta che vedo un pubblico così tanto coinvolto per un film di animazione. E i numeri al box office, insieme alle collaborazioni con fast food o marchi d'abbigliamento, confermano letteralmente che gli anime sono sempre di più al centro della cultura pop. Ma al netto di tutto, cosa penso del film? Infinity Castle è sicuramente un film che consiglio al 100%, tecnicamente secondo me sfiora la perfezione, però non aspettatevi un capolavoro assoluto. Ci sono dei momenti un po' più lenti, qualche flashback di troppo comunque mal piazzato e un ritmo forse da binge watching a volte. Se ridimensionerete un tantino le vostre aspettative, vi godrete al massimo quello che è comunque un film spettacolare, capace di lasciare il segno e soprattutto di farci ricordare ancora una volta perché amiamo così tanto questa serie. Ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come anche il nuovo setup di luci. Ricordate di lasciare un piccolo like e farmi sapere la vostra nei commenti. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao!